Anastasia è la cantante che noi diciamo che mi ha acceso alla musica, cioè grazie a lei che mi sono innamorato della musica in generale. E la sua canzone I'm Out of Love è la prima canzone che ho imparato da drag queen, è diciamo il mio cavallo di battaglia, quindi per me Anastasia ha ha un significato profondo. Sono stanco e sono anche molto insomma pieno di emozioni, quindi probabilmente farò un po' fatica a parlare in italiano, quindi mi scuso già dall'inizio. Prima di cominciare, per favore mettete un mi piace e anche iscrivetevi al mio canale e fatemi sapere se vi piace Anastasia e se l'avete mai vista in concerto. Oltretutto oggi è il compleanno, cioè oggi l'8 di maggio è il compleanno di mia zia ed è proprio grazie a lei che ho scoperto Anastasia ormai praticamente 25 anni fa. Quindi questo è il tour che sto facendo per festeggiare i 25 anni di carriera e non so se sei venuta in Italia o se, perché oggi mi sa che era proprio l'ultimo giorno di tutti i suoi concerti europei e penso che sia proprio la fine del tour. E ha detto che questo era il suo 36esimo concerto e, e niente, in Italia so che è popolarissima, soprattutto lui era quando ero ancora io in Italia, quindi quando è uscito l'album con Left Outside Alone, Sick and Tired, quello per me è stato più l'apice di Anastasia. Poi ha fatto anche un altro album che si chiama Piece of a Dream, e poi ha fatto qualche canzone qua e là, anche perché poi vabbè, è stata molto male, però devo dire che sì, finito quell'epoca lì ha un po', diciamo, perso un po', però comunque in Italia rimane un'icona. In Inghilterra invece è un po' diverso. Qui in Inghilterra noi la conosciamo per due canzoni, I'm Out of Love e Left Outside Alone, che sono due successi stratosferici. Tutti conoscono queste due canzoni, è anche per quello che io ho cominciato a cantare I'm Out of Love, perché è un successo garantito, però tutte le altre canzoni non si conoscono, praticamente lei è famosa solo per queste due canzoni, quindi non è una superstar, cioè lo è però solo per quelle due canzoni, mentre in Italia se ne conoscono di più, fa proprio più parte della cultura, diciamo. E questo sì, è stranissimo vedere come un artista abbia successo in un posto piuttosto che un altro per motivi che vabbè io non conosco. Mia zia appunto praticamente io sì, penso che più o meno ho conosciuto proprio quando il primo album è uscito, io la conoscevo poco, però proprio tramite Left Outside Alone e quell'album che io non mi ricordo i titoli degli album, non mi ricordo quando escono, però mia zia era una super fan e mia zia ha 10 anni in più di me e quindi abbiamo passato tanto tempo insieme e quindi insomma tramite lei mi sono innamorato di Anastasia, delle sue canzoni, ma anche della sua voce e delle cose che riesce a fare a livello tecnico, perché tecnicamente ha una voce strabiliante e quindi niente, mia zia appunto ha visto tantissimi suoi concerti perché ovviamente fa spesso in Italia. Io Anastasia l'avevo vista qualche anno fa ad un festival che si chiama Mighty Hoopla. Vi lascio un link qua di un video che ho fatto in inglese
ci sia niente di gay, particolarmente cioè, durante dura 2 giorni, non c'è niente di gay di per sé, però solo i gay conoscono questo festival, gli etero non lo conoscono, quindi insomma qualcosa di gay deve esserci nell'aria. E per questi 2 giorni puoi farne anche solo uno, e qui a Londra ci sono varie tende con vari spettacoli, c'è di tutto e di più, e hanno tantissimi artisti che fanno 10, 20, 30, 40 minuti di spettacolo. Io ho visto Cascada, non l'ho vista, ma c'era, ma l'abbiamo persa. Ho visto Aqua, ho visto Natalie Imbruglia, ho visto l'anno scorso c'era Nelle Furtado, e il primo anno che sono andato c'era anche Anastasia che ha fatto 45 minuti, penso, e quella è stata la prima volta che l'ho vista, e per me è stata una cosa strabiliante, perché a parte che appunto sapendo che lei è stata male e purtroppo spesso le tocca anche cancellare dei concerti perché perde la voce, e da cantante capisco che con quanto sia frustrante per il pubblico, a parte che vabbè, è frustrante anche per noi se perdiamo la voce, ma capisco che davvero non c'è proprio niente da fare, se la voce va via, ed è terribile per noi perché quando mi va via la voce io mi sento proprio inutile, cioè mi sento senza ragione di vita, perché mi viene tolto quello che mi serve per appunto vivere, ma non tanto per i soldi, ma per cioè è quello che mi serve per essere felice. E la cosa più brutta e straziante è che non dipende da te, nel senso che se la voce va via va bene, sì, insomma puoi curarla prima e durante la malattia, o puoi anche cercare di prevenire un po', ma se ti va via, quindi è una cosa che è fuori dal tuo controllo, e questa è la cosa più straziante, è che se ti va via e ti devi adeguare e basta. Quindi avevo anche paura che magari non riuscissi a cantare bene, però quando è venuta Mighty Hope è stata perfetta, era piena di energia, ha fatto tutte le note alte, bellissimo, e da cantante e da drag queen per me mi serve molto per ispirazione, e proprio mi riempie il cuore. E a me poi piace vedere gli artisti che si divertono anche loro, perché devo dire che io purtroppo di concerti in generale ne ho visti molto pochi, perché per noi è sempre stata una cosa che fanno i ricchi, e quindi io ho visto Rihanna, ho visto Jessie J, proprio in concerti solo loro, poi tutti gli altri artisti che ho visto erano appunto a festival come questi. Ho visto Zucchero l'anno scorso, ma per puro caso, che mi è piaciuto, però insomma direi che questo è il mio quarto concerto pieno in tutta la mia vita. Sono andato anche al Festival Bar, e mi sa che ve ne parlo qui, però anche quello appunto non è proprio un concerto pieno di un singolo artista. E però insomma anche in questi Mighty Hope ci sono artisti che non sembra che abbiano voglia di essere sul palco, che poi che siano stanchi o che siano ammalati, o che insomma può succedere di tutto, però insomma non sempre sembra che si divertono. E lei invece mi è proprio piaciuta, perché non solo vabbè cantava bene, si esibiva bene, però appunto sembrava proprio che si stava proprio divertendo. E niente, il motivo per cui sono andato quest'anno è semplicemente che il mio migliore amico qui l'anno scorso mi ha pagato il biglietto per il mio compleanno. I biglietti sono usciti che noi eravamo in crociera ad agosto dell'anno scorso, il mio compleanno a dicembre, lui insomma mi ha fatto il regalo anticipato, e quindi siamo andati oggi. E il setting, insomma l'esposizione è stata un po' diversa da quella di cui mi racconta mia zia, perché mia zia ogni volta che va in Italia penso che cioè, Anastasia vada negli stadi o comunque posti molto molto grandi. Qua invece
ma essendo così estremamente famosa qui, non penso che avrebbe potuto riempire uno stadio. Quindi secondo me e il mio amico è anche quello il motivo, ma comunque era pieno e va bene così. Però sì, cioè non è stato proprio sì, cioè, un concerto in uno stadio grande comunque porta un'energia un po' diversa, ma va bene così. E che dire, ha fatto vabbè, tutte le canzoni più famose, e devo dire che mentre cantava, perché io l'album, quello con Left Outside Alone, cioè, lo sapevo tutto, mi piacevano praticamente quasi tutte le canzoni. Beh, però ovviamente non le ha cantate tutte perché ha cantato le più famose, e quindi mentre cantava dicevo ma perché non fa quella, perché non fa quell'altra, e poi mi è venuto in mente dopo che ovviamente non è che poteva fare tutte quelle, solo quelle che conoscevo io. E allora devo dire la verità, come lei ha detto questo era l'ultimo concerto, e devo dire che si vedeva dal fatto che era proprio stanca, era stanca e si vedeva, quindi devo ammettere che l'energia non era proprio del tutto al 100%, non avendo, vabbè, quel festival My Table erano 45 minuti e poi comunque c'è un'energia diversa in generale, non l'ho mai vista in un concerto pieno suo, quindi però insomma anche da quello che mi dice mia zia comunque l'energia c'è, quindi mi aspettavo qualcosa di più, però la vedo proprio distrutta. Ha cantato ovviamente bene, moltissime delle note alte le ha eliminate, però che insomma va bene, capisco che ovviamente anche cioè, la voce è un muscolo e più va avanti con l'età più è difficile fare certe note, fa benissimo, però le faceva in alcuni momenti di alcune canzoni magari non famosissime, quindi mi è dispiaciuto solo che non le ha fatte in quelle più famose, tipo Pay My Dues, non l'ha fatta, però insomma ho notato da un paio di cose che se appunto erano un po' stanche. Io devo dire che non ero proprio nel migliore non so come si dica, perché adesso penso che il video che è uscito, nel video che è uscito 2 settimane fa vi ho detto che sto molto meglio, sono contento di studiare, ho più energia, ed è verissimo, però quel video lì l'ho fatto il 10 di aprile penso, adesso che è l'8 di maggio vi dico sì, studiare, perché sto studiando coding, mi piace insomma un po' tutto, però ovviamente non è sempre tutto rose e fiori la situazione in cui sono, perché come al solito sapete che ho un futuro molto incerto al momento, e quello che mi dà fastidio adesso è il fatto di non poter fare piani futuri, perché non avendo soldi adesso e non sapendo quando mi arriveranno, perché non so quando mi arriverà un lavoro, mi fa stare molto male l'idea di appunto non poter programmare vacanze future o cose future, e mentalmente insomma ho degli alti e bassi, nonostante l'amore, cioè l'amore comunque insomma il piacere per il coding mi rimane, e questa settimana devo dire che non è una delle migliori, anche perché sono molto stanco, perché ho fatto degli spettacoli fuori Londra e vabbè, quindi proprio non ero al massimo della mia energia, e quindi magari anch'io non ero proprio molto predisposto, però insomma qualcosa mancava, ma non per dire che è una cattiva artista, solo perché mi è dispiaciuto appunto che magari non abbia potuto dare proprio il massimo di sé come persona, ma perché capisco che sia stanca dopo 36 concerti, però insomma è una cosa che ho notato. E
sono, cioè il mio cervello e il mio cuore non sono ancora arrivati al punto di semplicemente potersi godere lo spettacolo, perché con quanto mi piace lo spettacolo mi rende anche molto triste il sapere che l'affetto e l'amore e l'energia che Anastasia stava ricevendo dal pubblico è lo stesso che vorrei ricevere io dal mio pubblico, ma che purtroppo non ho l'occasione di farlo. Cioè, quando io mi esibisco ricevo esattamente quell'energia, perché alla gente piaccio, ed è questo che mi fa ancora più rapido, il fatto che non mi prendo, perché alla gente piaccio tantissimo e mi accolgono con tutto l'entusiasmo con cui hanno appunto accolto Anastasia, ed è una sensazione bellissima. E quindi il sapere, il vedere qualcun altro che lo riceve, sapendo che io purtroppo per motivi non nel mio controllo non riesco a riceverlo, mi fa sempre stare un po' male. Ma questo penso che è un fattore di tempo, nel senso che più vado avanti, più la sofferenza del fatto che non mi posso esibire andrà via, spero, e più riuscirò semplicemente a godermi lo spettacolo. A tutto prova da vedere Lady Gaga e spero di essere già arrivato al momento in cui posso semplicemente godermi lo spettacolo senza pensare a me, perché ogni volta che vedo un artista sul palco, quello che mi viene da pensare è che vorrei esserci io, ma non per dire che io sarei più bravo, cioè farei meglio dell'artista, semplicemente perché sono molto bravo a fare quello che faccio e vorrei esserci io per godermi la stessa sensazione. Quindi sì, speravo che non mi colpisse così, però vabbè, è andata così, e devo dire che comunque cioè, l'ho visto. C'è questa sensazione negativa, perché non c'è niente da fare, è negativa, però è anche positiva allo stesso modo, perché mi metto nei panni di Anastasia e insomma, e mi rende felice il ricordo di quella sensazione che ricevevo anch'io quando potevo esibirmi. Ad esempio, mi sono appunto esibito fuori Londra domenica ed è andata benissimo, la gente mi ha adorato, mi hanno mandato anche molti complimenti privatamente, anche persone che studiano musical theatre mi hanno appunto fatto i complimenti per la mia presenza scenica, per tutta l'energia che ci ho messo, e vorrei poter farlo tutti i giorni, però insomma vivo vicariously, cioè vivo tramite Anastasia ho vissuto indirettamente questo benessere, che appunto è positivo ma anche un po' negativo, quindi quello insomma un po' colpito. E poi mi ha fatto pensare anche da studente di inglese, mi ha fatto pensare anche al ruolo che Anastasia ha avuto nel mio parlare l'inglese, perché dico sempre che ho imparato
riesco a connettere emozioni alle parole, e questa cosa l'ho scoperta insomma recentemente, del fatto che sì, quando ascolto canzoni italiane insomma è già tanto, insomma il mio cervello è già contento se capisce le parole senza neanche pensare a quello che vogliono dire. Quindi mi devo proprio mettere lì a pensare, cioè mi devo sforzare per pensare di capire, per provare di capire quello che stanno dicendo, mentre in inglese capisco, vabbè, le parole a livello tecnico e capisco anche il significato. E con Anastasia mi sa che io ero ancora allo stadio inverso, cioè sì, sapevo l'inglese, lo parlavo, però non capivo esattamente, cioè non riuscivo a associare un significato alle parole. Mentre adesso, sì, se ascolto quelle canzoni non solo capisco parola per parola, ma capisco anche il significato che vogliono dire. Quindi insomma mi ha fatto pensare a questa cosa, perché comunque sì, quell'album l'ho ascoltato tantissimo, tantissimo, tantissimo. Però sì, insomma, da studioso di lingue è stata una cosa interessante. E se voi parlate altre lingue fatemi sapere se anche voi avete questa cosa dell'associare significato alle parole, perché faccio davvero, cioè in italiano non mi, cioè faccio fatica. Le canzoni che mi colpiscono sono quelle di Irama, devo dire che mi colpiscono subito, perché devo dire che fa delle canzoni, vabbè, a parte belle, poi proprio piene di significato, che cioè neanche io riesco a far finta, insomma, non riesco a evitarlo neanche io. Però le altre insomma, devo pensarci. E niente, quindi col fatto che adesso io studio tutto il giorno, tutta la notte, di solito studio anche di notte, e coding, e mi piace tantissimo. Cosa succede? Oltretutto perché, come sapete, soffro molto per il fatto di non potermi esibire. Cioè mi sto proprio staccando dall'esibirmi, perché a parte che vabbè non ho esibizioni, quindi per forza di cose, ma anche emotivamente mi sto staccando, cioè me le godo al massimo quelle poche volte che le ho, tipo domenica è stato bellissimo, anche perché è stato molto inaspettato. Però adesso la mia mente è tutta concentrata sul coding, perché intanto vabbè devo per forza impararlo, e poi perché così più studio meno penso al dolore del non potermi esibire, che è un buon meccanismo di sopravvivenza, perché se no cioè sarei a piangere tutto il giorno al pensiero di non potermi esibire, che è la cosa che mi rende più vivo possibile. Però è bello, cioè però quando mi viene ricordato la bellezza dell'esibirsi, è comunque una bella sensazione, nonostante appunto le negatività che seguono, che vi ho appena spiegato. Quindi insomma è stato bello avere anche questo no, insomma mi è stato ricordato dell'emozione bellissima che mi porta ad esibirmi, che poi vabbè lo riesco a fare o no è un altro discorso, quindi sempre molto bittersweet, quindi dolce, aspro, cioè un po' bello, un po' brutto, però insomma è stato positivo comunque, devo dire. E questa cosa mi ha fatto venire in mente anche un'altra cosa che è successa ieri, cioè ieri per me, cioè qui in Inghilterra abbiamo GCSEs,
esaminatore che possa fare la parte orale, quindi l'anno scorso mi hanno chiamato e mi hanno chiamato anche quest'anno. E l'anno scorso io non ero mai stato in una scuola inglese, e, cioè, la vedo solo nei film, quindi sì, oltretutto mi sa che quella a cui sono andato io è una scuola privata, o comunque una scuola di elevato livello, quindi sì, tutti si vestono con la divisa, vabbè, quello si sa, però insomma io non ero mai entrato in un edificio di una scuola inglese. Probabilmente non riconoscerei neanche una scuola italiana di adesso, perché ormai è da 15 anni che non ci vado, quindi di sicuro tutto è cambiato. E niente, l'anno scorso ho fatto questo esame ad un ragazzo, e io non devo valutare, devo praticamente fare l'esame orale che viene registrato e poi la registrazione verrà mandata a quelli che danno poi i voti. Quest'anno l'ho rifatto e ho avuto la stessa sensazione che ho avuto l'anno scorso, cioè, se mi seguite da un po' sapete che sono anche un insegnante di inglese, ma ho sempre insegnato solo adulti, a parte una scuola estiva che ho fatto con dei ragazzi di 15-16 anni, perché io non sopporto i bambini, quindi io insegno solo adulti, e ho sempre insegnato privatamente, principalmente online, uno a uno, e prima del Covid facevo anche delle lezioni di gruppo in persona, ma appunto adulti. Io ero più giovane io che ero l'insegnante ero più giovane. um, io non ho vabbè, a parte il fatto che, come sapete, non voglio essere genitore, non voglio avere figli. Adesso saranno già usciti dei video in cui ne parlo in cui parlo di questa cosa, e non ho molta speranza e ottimismo verso i ragazzi in generale, devo dire. Cioè i giovani, però devo dire che quando ho fatto quella scuola estiva mi hanno tutti molto sorpreso, e anche facendo questi due piccoli esami devo dire che mi ha fatto sentire proprio bene. Cioè, io adesso oltretutto non voglio più insegnare, come ho già detto molte volte, perché amo l'idea dell'insegnare, ma non voglio più nessuna interazione, perché ho insegnato davvero così tanto in un modo che a me non piaceva, che mi ha proprio bruciato l'anima da insegnante. Però l'idea dell'insegnare mi rimane, cioè sono nato e morirò insegnante dentro. E devo dire che col fatto che questi ragazzi a cui ho fatto l'esame mi sembravano comunque ragazzi con degli obiettivi, insomma, dei ragazzi con sì, con una, sì, noi, insomma, con voglia di fare, non so come si chiama in italiano. E dopo, anche finito l'esame, abbiamo un po' parlato, io con il ragazzo. Mi ha fatto molto piacere l'idea di ispirare qualcuno. A me, allora, io ho sempre pensato a questo, cioè io da insegnante di inglese, io non, un motivo per cui non vorrei mai insegnare in una scuola è che io non penso che il ruolo dell'insegnante sia quello di far piacere una materia. Per me il ruolo dell'insegnante è quello di insegnare, di avere molta conoscenza e di sapere insegnare bene. Che poi a te piaccia la materia o no è irrilevante per quanto mi riguarda. Detto questo, io cioè, mi è stato detto, ma lo capisco anche, sapete che non sono modesto, io sono uno che l'inglese te lo fa anche piacere, ma devo dire che non lo faccio apposta, nel senso che io non vorrei mai insegnare in una scuola dove praticamente devi diventare un clown, cioè, per far piacere la materia. No, io non voglio cominciare, cioè io non voglio dover pensare a ecco, non voglio
pensare a stratagemmi per farvela piacere, non voglio pensare a cose divertenti da farvi fare per farvi piacere l'inglese. E appunto, ripeto, detto questo, io lo faccio naturalmente perché appunto io di questo forse farò un video anche su questo. Ad esempio, io insegno molto l'inglese con Disney, cioè vi faccio, voglio che voi mi raccontiate la storia di Superman, per esempio, perché tutti pensano, cioè quando si studia una lingua a scuola vi insegnano come si parla del tempo, come si parla dei computer, come si parla dei tuoi hobbies, e la gente pensa che noi in Inghilterra parliamo solo di queste cose. O quando io ho imparato tedesco mi veniva venduta come se in Germania parlassero solo di queste cose. No, noi parliamo di tutto. Ovviamente la scuola non è che ti può far presente tutti questi argomenti, però anche noi parliamo di Disney o parliamo dei supereroi, ovviamente, cioè sì, limitatamente, come in qualsiasi lingua, però questo è un modo divertente, sì, ma io non lo, per imparare l'inglese, ma io non lo faccio tanto perché è divertente, ma lo faccio perché, cioè se io da professore vi chiedo di parlarmi di quello che pensate su cose astratte, tipo, cioè vi dico, parlami, cioè, dell'amore, cosa pensi dell'amore o cosa pensi su avere dei figli. Queste sono cose astratte su cui io non posso giudicarvi a livello tecnico in inglese, nel senso che voi mi potete dire quel cavolo che volete sull'amore, mi potete dire quel cavolo che volete su se volete i figli o no, ma io non so intanto se è quello che pensate veramente o se mi dite quelle cose solo perché sono le cose più semplici che voi riuscite a dire con quel poco magari di inglese che sapete. Cioè, se voi avete un livello di inglese molto limitato e vi chiedo, vorreste dei figli, voi magari non li volete, però voi mi dite se li voglio perché mi piace l'idea di avere una famiglia grande. Questa frase è molto semplice da dire in inglese, quindi magari è vero, cioè magari è l'unico motivo per cui che avete, perché volete una famiglia, quindi non sto dicendo che è una bugia, però magari voi vorreste dire sì, li voglio perché perché mi piace l'idea di educare, mi piace l'idea di ispirare, ho avuto un papà meraviglioso e vorrei fare le stesse cose che lui ha fatto per me per i miei figli. Questo è un concetto molto più lungo e più complicato, che però voi magari non mi dite perché non avete, perché sapete di non avere gli strumenti, oppure vorreste dirmi no, odio i bambini, cioè odio tutto, ma non me lo riuscite a dire perché sapete di non avere gli strumenti, quindi mi dite semplicemente sì, perché voglio avere dei figli, perché mi piace una casa piena di persone. Mentre se io vi chiedo di parlare di Superman, io la so la storia, quindi voi non potete uscirne. Cioè se voi non sapete dire, cioè se voi, per una cavolata, se voi non sapete il verbo volare, quando parliamo di Superman direi che, cioè, io mi aspetto che voi mi diciate che vola tra i vari superpoteri. Se voi non me lo dite, lì mi fa capire che voi non lo sapete, perché io lo so esattamente quello che fa Superman. Cioè, se voi non sapete dire red, che è il colore rosso, io lo scopro perché io lo so che il mantello di Superman è rosso, e se non me lo dite capisco che è un problema. Mentre io non lo so quello che voi pensate sull'amore, quindi mi potete dire qualsiasi cagata che volete e io non posso, cioè non non per creare un dibattito filosofico, cioè voi potete pensare quello che volete sull'amore, ma io non posso valutare il vostro livello di inglese chiedendovi quello che pensate sull'amore, perché non ho dati scientifici su cui basarmi. Mentre se vi chiedo anche quando chiedo di Hercules, che noi diciamo Hercules, io lo so quello che succede, quindi se voi non me lo dite è perché non lo sapete, e quindi io capisco
e quindi mi piace ispirare, anche se devo dire che non lo ritengo esattamente un elemento del lavoro dell'insegnante. Sono fortunato che lo riesco a fare, anche perché proprio mi piace l'idea di ispirare così. Però appunto ritengo che se c'è un insegnante che è bravo ad insegnare ma che non ti ispira, secondo me rimane comunque un bravo insegnante. Che poi abbia quel valore aggiunto in più o no è irrilevante nel mio giudizio di questa persona come insegnante. eh, Però insomma, nonostante appunto non lo ritengo una caratteristica necessaria, mi piace l'idea di ispirare, e quindi non lo so, insomma mi ha fatto stare bene l'idea di poter aiutare ragazzi a migliorare la propria vita tramite l'inglese. Vabbè, il fatto che io dovessi fare una cosa in italiano è irrilevante, va bene, è stato un puro caso, quindi anche insomma quello mi ha fatto stare bene, e mi dispiace tantissimo essere arrivato al punto in cui non potrò mai più insegnare, perché mi manca l'insegnamento che vorrei fare io. Adesso ho qualche lezione qua e là per fare qualche soldo, ma appena trovo un lavoro smetterò perché non le sopporto, non c'entra neanche il mio cioè non è neanche colpa dello studente in sé, cioè ho anche degli studenti piacevoli, non sto dicendo che non è quello, cioè non è che è colpa loro, è che proprio il fatto che non posso insegnare come voglio io, al livello che voglio io, e col fatto che i miei studenti non mi stanno dietro, mi fa rabbia, mi fa molta rabbia, e mi fa proprio passare la voglia, mi prosciuga mentalmente. Se potessi insegnare come piace a me, a chi piace a me e a gente che mi segue con passione, probabilmente lo farei, non a tempo pieno, ma lo farei molto volentieri. Quindi insomma, tutte queste, cioè, mamma mia, da 40 minuti che parlo per due cose che volevo dire. È stata una settimana piena di emozioni con l'insegnamento e anche con Anastasia, e nonostante questo, cioè, tornando al fatto del soffrire per per il non esibirmi, come ho già detto, coding mi piace tantissimo, e quindi sono contentissimo di esserci entrato. Non vuol dire che riuscirò mai a trovare un lavoro, e non vorrà neanche dire che riuscirò mai a impararlo bene, purtroppo, quindi quello è ancora da vedere. Però sono contentissimo di essere arrivato al punto in cui lo faccio, perché devo dire che col fatto che da drag queen non usavo il mio cervello, nel senso che cioè, si deve imparare a cantare, e poi sul momento, cioè, quando sono lì ad esibirmi, insomma devo essere pronto con la mia improvvisazione, e va bene, però io sono uno scienziato, ho la mente scientifica, ed effettivamente io ero da anni che non usavo più la mia mente scientifica, e mi ero distaccato così tanto che mi ero anche proprio dimenticato quanto fosse bello poter usare la propria intelligenza e la propria logica. Quindi mi piace tantissimo anche le cose che faccio fatica a capire, mi piace lo studiare per cercare di arrivare ad una soluzione. E ChatGPT, pensate che io prima di coding non avevo mai usato ChatGPT, perché da insegnante, cioè, non ero neanche più un insegnante da drag queen, non mi serviva per niente. Ho cominciato a usare ChatGPT per coding. Adesso, se ci sono dei coders che mi ascoltano, diranno che non è accuratissimo, però, ed è vero, però ChatGPT è molto bravo a darti, cioè se gli chiedi mi crei un programma per fare questa cosa, te lo crea. Ogni tanto fa degli errori, ma è una cosa che mi piace tantissimo, perché nonostante io abbia un livello molto base, sono comunque è abbastanza alto, per cui io capisco che ChatGPT ha fatto un errore, ed è
insegnante e da studente è una cosa molto positiva il riconoscere che c'è un errore. Quindi se io vedo l'errore e so come si dovrebbe cambiare, vuol dire che so la materia a sufficienza per insomma districarmi da solo. Però a parte ogni qualche errorino che fa ogni tanto, è bravissimo secondo me a spiegare i concetti. Cioè se tu gli chiedi mi spieghi questo concetto di coding, te lo spiega e ci facciamo delle grandi chiacchierate. Perché io gli dico, cioè mi spiega questa cosa e se poi gli dico non ho capito bene questa cosa e lui fa ok allora dai allora, che bello, cioè te lo mette proprio a livello di chiacchiera, che capisco che è una cagata, però insomma ci facciamo delle lunghe chiacchierate istruttive e mi piace molto. Mi piace anche essere sopraffatto dall'idea che ci sono tantissime cose che non conosco, ma che piano piano riesco a, primo piano ci arriverò. L'unica cosa che ovviamente mi fa stare molto male è il fatto che questo non è uno studiare che devo fare, che faccio per piacere, ma lo faccio, cioè è un puro caso che mi piace, ma io devo farlo perché ho bisogno e necessità di mangiare, quindi mi dispiace non avere la possibilità di godermi l'imparare per il gusto di farlo, ma devo imparare il più veloce possibile per mangiare, quindi quella è l'unica cosa. Però comunque sì, mi piace molto nonostante gli alti e i bassi, anche perché ci sono alcune settimane in cui riesco a studiare di più, altre di meno. Questa settimana col fatto che devo fare devo fare 5 video, poi ho fatto questa cosa dell'esame Anastasia, ho praticamente fatto pochissimo coding e mi dà molto fastidio perché proprio mi manca, però sì, insomma piano piano ci arriverò. Con questo vi lascio perché appunto ripeto dovevo dirvi due cose in croce, è da 50 minuti che parlo, quindi ci vediamo la prossima settimana.